Sono PRS, sono perfette e sono sorelle. Raga, benvenute in famiglia. Chitarristi, bentornati su Shape Your Tone e benvenuto anche tu che è la prima volta che mi vedi. Sono Ale e raga, finalmente ce l'abbiamo fatta. Nel video della Standard 24 vi avevo chiesto 1000 like tondi per avere sul canale il confronto con la Custom 24. E quindi, visto che quella cifra è stata superata, perché siete stati bravissimi, niente, non c'è, no. È lì, io la vedo, è lì, è bellissima, però no. Sono bellissime, raga. Siete stati talmente tanti a chiederla che Musical Store 2005 ha fatto l'impossibile per farmi avere questa chitarra qui oggi. Quindi, così di botto, prima di iniziare ti chiedo già un mega pollice in su per Musical Store 2005. È impossibile avere questa chitarra qui adesso, impossibile, ma ce l'abbiamo. Questa Custom 24 è una serie limitatissima, esclusiva solo per noi in Italia. Quindi vi voglio incollati al video fino alla fine perché spulciamo davvero l'impossibile per capire davvero cosa cambia tra queste due chitarre. Visto che la Custom 24 è troppo egocentrica, mettiamo subito le cose in chiaro e diamo la giusta visibilità anche alla sua sorella minore. Ok, ci ho dedicato un video intero solo alla Standard 24. Te lo lascio qui sopra, ma comunque prima di iniziare ti rinfresco la memoria. Questa chitarra, come ho già detto nell'altro video, è secondo me una delle chitarre migliori nella fascia di prezzo in cui si trova. Trovare una qualità costruttiva così non è per niente semplice. Sono davvero poche le chitarre che si avvicinano a questo livello e comunque vai tranquillo, tutte quelle che ci arrivano passano da qui. Quindi tutte le chitarre perfette al prezzo perfetto te le vuoi perdere? No che non te le vuoi perdere, quindi iscriviti al canale e attiva la campanellina. Tutta sta gas cosa ce ne facciamo se no? E se mi segui su Instagram inondo di spoiler. Questa chitarra è completamente in mogano, quindi non ha il top, ma ha comunque un binding o binding cattivissimi voi, che in questo video io vi ho chiesto se si dice binding oppure binding e non me l'avete detto. Sicuramente mi state prendendo in giro e lo so che tra di voi parlate di queste cose. Comunque sembra che effettivamente un top ce l'abbia. Il manico è in acero e la tastiera è in palissandro, quello vero. Il nome preciso di questo tipo di palissandro lo trovi nella scheda tecnica al link in descrizione, insieme alle chitarre. Ma poi ne vogliamo parlare delle finiture di PRS, raga, non ne esiste una brutta, no. Però adesso tocca a lei. Anche già a colpo d'occhio notiamo alcune differenze rispetto alla standard. Il top in questa chitarra è reale. È un pezzo di acero con un foglio sembra un insulto. Pezzo di acero. È un pezzo di acero con un foglio di acero fiammato incollato sopra. Clamorosamente clamoroso. Non riuscirò mai a capire come una chitarra del genere possa essere così bella. Passerei le ore soltanto a guardarla. Però non diciamolo troppo forte, sennò la mia Les Paul mi caccia di casa. E poi tutto quello che dico in questo video, incoerenza pura. Allora, abbiamo detto top in acero incollato sopra il body in mogano. E come possiamo vedere in questo caso abbiamo manico e tastiera in acero. Da notare tantissimo gli intarsi molto caratteristici di PRS. Piccoli ma caratteristici. In questo caso sono neri e sono stupendi. Lo so che continuo a dire la parola bello, stupendo, che bello, bellissimo. Non c'è verso di trattenermi. No. Per quanto riguarda l'elettronica, sia la Custom 24 che la Standard sono praticamente identiche. Entrambe infatti montano i classici 8515 SE che troviamo su tutte le PRS di questa fascia. E qui arriva la domanda: tutta la differenza di prezzo che c'è fra queste due chitarre ha senso? Alla fine si tratta della stessa chitarra ma con qualche differenza. Suoneranno uguali? Calma e arriviamo a tutto. La scala della chitarra, come siamo stati abituati dal mondo PRS, è una via di mezzo tra la scala Fender e la scala Gibson. Il ponte tremolo fatto davvero bene e due pick-up humbucker che sono ovviamente come sempre splittabili. Quindi in qualsiasi momento possiamo passare dall'humbucker al single coil all'istante. La qualità costruttiva di questa chitarra è altissima sia nella versione standard sia nella versione custom. Entrambe sono rifinite benissimo e i ragazzi di Musical Store 2005, come sappiamo, ci tengono tantissimo a preservare tutta questa qualità. Questa cosa vale per chitarre di fascia alta ma anche per le entry level. A questo punto un applauso è d'obbligo. Bravi.
Infatti all'interno del pacco, quando arriverà la chitarra, troverete questo foglio. Certifica che tutte le parti analizzate non presentano difetti nel momento in cui la chitarra esce dal negozio. Questo per noi chitarristi è oro, vogliamo essere coccolati e vogliamo la stessa cosa anche per le nostre chitarre. Il setup non c'è, ma ci sta, è troppo personale, perché tanto appena vi arriva la chitarra lo so che le corde vanno rasoterra perché dovete fare 6000 note. Anche questa Custom 24 presenta le tipiche caratteristiche che rendono la PRS un ibrido tra Fender e Gibson. Ho detto ibrido, non è che vuol dire né carne né pesce, perché se non è né carne né pesce sarà un'insalatina buonissima. Se pensi che le PRS non abbiano personalità, gli smussi sul body della chitarra sono presi decisamente dal mondo Fender per rendere la chitarra molto più confortevole. Oppure guarda anche com'è fatta la paletta delle PRS, è proprio un mix perfetto. Per tutti questi dettagli comunque nell'altro video ne ho parlato davvero tantissimo. Un'altra cosa che PRS si porta dietro praticamente da sempre è darvi la possibilità di poter raggiungere qualsiasi tipo di suoni abbiate in mente in quel momento, da quelli più tranquilli fino ai più esagerati metallari estremi. Non a caso le chitarre PRS le possiamo trovare in braccio a chitarristi come Santana e contemporaneamente a Mark Tremonti. So che stai fremendo, sto per farteli sentire tutti, ma soltanto se poi mi segui su Instagram. Sfrutto tutte le possibilità che le chitarre mi offrono, così sono sicuro che senti la reale voce di queste bellezze, perché sì, hanno una loro voce. Sentiremo prima una e poi l'altra, prima una, poi l'altra, poi l'altra, poi se senti differenze scrivimi tutto nei commenti. Direi di iniziare come sempre dai suoni clean, classica simulazione di ampli Fender, humbucker al manico e sentiamo cosa esce. Ora la cosa più naturale da fare è splittare questo pickup e sentire come suona da single coil. Quindi adesso però finalmente entriamo in territorio Marshall. Un po' di distorsione, magari una bella plexi, manteniamo i single coil ma questa volta al ponte. Vediamo cosa esce. Ora rimetto il single coil al manico e proviamo qualcosa dello zio Gilmour. Ciao David, ciao.
direi che questi pick-up parlano da soli. Non c'è sicuramente bisogno che io vi dica quanto suonino bene anche da single coil. Ok, un single coil vero non suona come un humbucker splittato, però diciamo anche che in questo modo abbiamo una versatilità folle e abbiamo tantissima qualità, tantissimo suono in tutte le configurazioni e per tutti e tantissimi tipi di musica. Ora però schiacciamo il potenziometro, rimettiamo l'humbucker e facciamo i metallari perché non ne posso più. Come ti dicevo prima, questa chitarra si adatta moltissimo a suonare con distorsioni anche ben superiori a quelle che hai appena sentito. Sono utilizzate anche da tantissimi chitarristi nell'ambito del metal moderno. In quella musica i riff di chitarra sono comunque delle palate sui denti. Un'altra cosa che sottolineo sempre quando parlo di PRS, oltre ad essere adatta per suonare metal moderno, è che è altrettanto adatta per suonare qualsiasi cosa che non sia metal, se non si era capito. Non a caso Luca Colombo utilizza proprio PRS. Ok, lui usa le core americane che sono ovviamente su un altro livello. A proposito, se facciamo superare i 3000 like a questo video, non lo proviamo a fare un confronto tra la SE Custom 24 e una PRS americana? Dai che sennò la Custom 24 piange. Oh, perché la standard 2 video e io solo uno? Oh. Comunque, anche su ampli con il gain molto basso tira fuori un suono che... Ok, siamo arrivati al momento della risposta al domandone. Vale la pena spendere qualche soldino in più sulla Custom 24 rispetto alla Standard 24? Un attimo, non è che voglio essere di parte, ma con questa Custom 24 i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno proprio stregato. Però veramente, tra le chitarre che costano questa cifra, ovvero meno di 1000 euro, questa qua è una navicella spaziale. A fronte di una spesa contenuta hai comunque tutto quello che ti serve. Poi c'è anche inclusa una bella custodia. Una bella borsa come questa comunque il suo costo ce l'ha. Qui è inclusa qualità sonora, qualità costruttiva e qualità estetica. Diciamoci la verità, anche l'occhio vuole la sua parte. Ah giusto, la domanda: vale la pena quindi spendere di più per lei? Secondo me solo per l'estetica sì, che poi non è solo l'estetica. Abbiamo tanto acero su questa chitarra. Ma se dovessi far parlare il portafogli potrei fare il ragionamento che alla fine dell'estetica non mi interessa così tanto, tra virgolette, perché anche questa standard è stupenda. Avrei una chitarra con magari meno fronzoli, ma che comunque suona benissimo. Però c'è un però. Questa SE Custom 24 è anche un'edizione limitata. Diciamo che è un pezzo raro. Come fa a non venirti voglia di averla? Come? Quindi, raga, la conclusione è che PRS voto 10+, non so più cosa dire. Come fai a dire che è fatta male? Non puoi. Come fai a dire che è brutta? Non puoi. Come fai a non iscriverti al canale? Non puoi.